Ciao, oggi andiamo a vedere come collegare la nostra macchina on Azure, quindi Azure di Microsoft. Ora, solitamente siamo tutti abituati ad avere il nostro server con Windows Server, Active Directory, gli utenti, le policy, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, non è il nostro caso, o almeno questa volta non è il nostro caso. Andremo a registrare un nuovo utente dentro Azure e con quello andremo poi a fare il login con la nostra macchina, in questo caso è Windows 11, ma anche Windows 10 va bene. Allora, prima cosa, ci vuole un account di Azure, che eccolo qui. Ora, te ti chiederai, ma perché devo fare questa cosa qui? Perché magari l'azienda, il tuo cliente, non ha sufficiente budget per permettersi un server, Windows Server, le licenze, eccetera, eccetera. Con questo, invece, se per esempio hai Office 365, fai tutto. Infatti è single sign-on. Andiamo a creare il nostro utente. Facciamo crea. Ora, qui in questo caso specifico io userò questo dominio che è quello fornito da Microsoft, però se uno ha il suo dominio, chiaramente. Io ho anche il mio dominio di CrazyNet, ma non è stato aggiunto qui. Comunque, nome utente Valerio, poi Valerio, Moldini, password, andiamo a crearne una, che tanto poi mi verrà... un attimo che la riscrivo, non sono sicuro. Mi verrà chiesto di cambiarla. E creiamo un utente. Una volta che l'utente è creato, diamogli un momento, arriverà. E andiamo a impostare Windows. Un attimo, ci vuole un attimo di pazienza perché non sempre è così reattivo. Eccolo qui. Allora, andiamo sulla nostra macchina Windows Windows Server, Windows 10. Clicchiamo su Start, Settings, Account qui a sinistra. In basso troviamo Access Work or School, questo in inglese, ma se lo è in italiano sarà scuola e lavoro. Qui vediamo Add a Network or School Account. Connetti. Copio l'indirizzo email che mi ha dato e se fai qui noti in basso c'è scritto Join this device to Azure Active Directory. È quello che voglio. Clicco, copio l'email dell'account che ho generato, clicco Next, password, inserisco la password che io ho scelto prima, dovrebbe essere questa, current password, mi chiede di cambiarla e io la cambio. Se tutto va bene, lui ci dirà che è stato aggiunto. Join. Quindi lui farà il join a Active Directory di Azure ed eccoci qui. A questo punto andiamo a provare se funziona. Connected to crazycyberspace.club, che è il mio dominio di GoDaddy, che in questo caso non viene usato. Quindi clicco con il tasto destro del mouse, vado su sign out, poi qui in basso a sinistra other user, email valerio at net.org tft 9560885.omni on microsoft.com. Inserisco la password che ho scelto e premo ok. E se tutto va bene mi fa fare il login. Questa soluzione è una buona soluzione se uno ha un budget ristretto, perché se tu vuoi implementare per esempio gli utenti wifi
per l'autenticazione, per esempio 802, scusatemi, 802.1x. Vedi? Mi sono dimenticato il numero perché guardavo lì e non guardavo di qua. E soprattutto il con block number non era attivo. 9560885. Ora dovrebbe andare bene. Infatti dice Valerio. Guardiamo un attimo se fa login. Quindi dicevo, se gli utenti vogliamo che gli utenti in Wi-Fi si autentificano con il nostro username e password, qui nasce un problema, perché nasce un bel problema, perché questo tipo di Active Directory non si aggancia al server Radius. Bel problema. Qui se uno vuole può anche implementare l'MFA. Se vuoi vedere come si implementa, avevo fatto già tempo fa un video sull'MFA. Vabbè, next. Ma io non la voglio. I want to set a different way. Choose phone. Mettiamo Malta. Mettiamo il mio numero del telefono. Skip for now. Ok. Ed eccolo qui. Questo è il desktop dell'utente Valerio. Quindi io ho fatto... Ok. Adesso rifaccio un'altra volta sign out e ritorno con il mio utente locale. Da user xxx slash è questo. E quindi dicevo, se hai bisogno di far comunicare un Radius server, per esempio, con questo tipo di Active Directory, non si può fare. O meglio, si può fare. Però non è proprio così semplice. Nel prossimo video andremo a vedere come poterlo fare, perché anche se cerchi su internet molte persone si chiedono come fare, ma apparentemente la soluzione non è proprio così immediata. Quindi, se ti interessa l'argomento, ovviamente lascia un mi piace, iscriviti al canale se non sei iscritto e lascia un commento se ti interessa vedere come si fa. Per il momento è tutto e ti ringrazio.